come pressappoco procedevano dunque i samurai, dunque nei campi di battaglia. Giusto per qualche punto tecnico, dunque avete qui dunque, la corazza, avete qui questa parte è morbida per dunque il movimento anche del corpo, e qui avete le protezioni con quello sotto, come si chiama? Fuso azzurri, lui conosce. Fuso azzurri. Che è soffice. Ecco, dunque, non è rigido come le armature del Medioevo nostro, più il casco con il proteggigola e dunque la maschera, ecco, che era piuttosto, cioè anche per proteggere, ma era piuttosto per far paura, per impressionare. Nempo, Nodowa, Kabuto. E qui anche dunque avete il proteggimento, ecco, Shikoro. Ecco, per dunque proteggersi. Qui avete i bracciali, ecco, il gomito che però è protetto dalle catenine in acciaio, e il proteggimano. È importantissimo, perché molti colpi sono là. Ecco. Sotto è la parte debole. Ecco. È per quello che in cattolicesimo si taglia molto sotto, tac, e poi ci sono le vene, ecco. E dunque qui sono protetti per il corpo. Le varie dunque punti deboli, questo e là. È quello che bisogna proteggere. Questa è una piccola dimostrazione lenta perché non vorremmo fare dei gap, ecco, per poter farvi capire l'utilizzazione del katana o del tachi all'epoca. Qui vi ha mostrato in realtà dove si taglia, e si taglia qua. Se taglia qui non fa niente, là. Il partner si sposta e va a tagliare la mano, però per il katana si vede sopra quello che avete visto prima. Ecco. Taglia sotto. Voilà. Si sposta.
Oh! Questa è un po' una dimostrazione per far capire che con l'armatura non si poteva tagliare il portadoppio. Il guerriero cercava sempre le parti deboli per colpire. Certamente che muovendosi si bloccava, e anche quelli che li chiamavano i bloccaggi diventano delle azioni offensive. Ecco, quello avete visto dunque la differenza fra quello come l'abbiamo fatto noi, che è semplice kata, c'è una forma, e l'applicazione. Quello che si prendeva con il peso dell'elmo. Il dislocamento dell'energia di carica era ancora più potente. Ecco. Ancora? Comunque, come avete visto, questa tecnica che in applicazione, si sente dalla maschera, in applicazione normale, il movimento è molto fluido. Ora il sensei non ha buttato giù il maestro Vaccari per evitare ovviamente che dovesse cadere a terra tante volte, anzi in grado, come avete visto, di cadere anche sul marmo, però nella pratica Tachima Wachi si cade normalmente. Applicata in armatura, questa è una tecnica che fa parte appunto del bagaglio delle Yoroi Kumiuchi del Daito Ryu, non è prevista caduta. La rottura del cordo avviene immediatamente tramite la torsione, che grazie all'elmo e ai laccioli dell'elmo aumenta esponenzialmente la torsione sul punto apicale. Magari ma è efficace lo stesso. O a un'altra parte. Ancora? Do Gaish lo puoi spiegare. Do è il nostro punto di vista la taglia. Si piega l'uomo al livello delle anche. Allora, dunque c'è la forma di base, perché per l'allenamento ecco. Voi avete visto che l'ha fatto all'interno. Guarda, si può fare. Ecco. Allora, dunque si dà però per questa tecnica bisogna anticipare. Se io faccio questo, sono in negativo, non mi lascia più. Devo andare in positivo. Io spingo, lui è là, non qua. Ok? Questa è una tecnica sulle spalle, sul gomito. Questo anche si anticipa, perché se faccio questo, ecco.
Quello che è pericoloso con un'arma bianca sono le parti, da farsi tagliare le parti, dunque, Carote. sì, Linguine. e il secondo là. Qui non è pericoloso, perché ci sono gli aliquote che sono fini. Se uno specialista mette la lama all'orizzontale, dunque entra, ma così certo che fa male. Io nella mia vita ho preso 2 o 3 colpi di coltello e me ne sono accorto dopo. È dopo che sia male. Ma sul momento no, a condizione che non tagli sull'osso. Quando il coltello tocca l'osso c'è una scarica elettrica. Ecco. Ma sulla pelle no. Poi si va all'ospedale, ci siamo a posto. Qui no. Vai. Alors, à chaque arme, il y a sa distance. Ogni arma ha la sua distanza. Il est évident que si celui-là, selon moi, Ovviamente per la distanza il sensei è un uomo. Donc il faut que j'augmente un petit peu. Il doit venir jusque-là. Deve arrivare fino a là. Iji, c'est le coude. Il gomito. Voilà. Ok? Il y a toujours eu donc une asymétrie dans les armes. Il n'y a pas que les deux armes. C'è sempre una simmetria nelle armi, non ci sono solamente le due spade. Il peut y avoir donc une arme et une arme courte. Può essere anche esempio un'arma lunga e un'arma corta. Donc il faut absolument, à ce moment-là, il faut que je casse la distance. In questo momento devo assolutamente ridurre la distanza. Parce que tant que je suis là, même si je me protège, il continue. Anche se si protegge, io posso continuare a fare un'arma lunga. Je dois casser la distance. Oui! Hey! Si on ne casse pas la distance, ça va pas. Se non si rompe la distanza non funziona mai. Il est évident que si je pars, È evidente che se sei parte, si je pars, maintenant il me suit. se si sposta prima, mi Fantastico. segue, inevitabilmente. Je veux partir, Deve je partire laisse maintenant. all'ultimo momento. Voilà.
C'est ça le secret. E questo è il segreto. Si vous ne possédez pas ça, Se non c'est possedete questo, non funzionerà mai. c'est ça. Ok? Allez. C'est comme ça. Adesso Sensei mostrerà dello Yai Jutsu del Dai Shishodai Katori Shinto-ryu, qualche kata, qualche forma. Lo Yai è una caratteristica del schema giapponese dove l'estrazione avviene nello stesso momento, del taglio avviene nello stesso momento dell'estrazione, quindi c'è un'azione immediata. Ehi! Io! Ehi! Io! Ah! Questa ovviamente, questa pratica è una pratica che non prevedeva l'utilizzo dell'armatura. Abbiamo visto le armature, ma visto che abbiamo studiato la spada, il Sensei ha parlato anche appunto della capacità di taglio, questa cosa che si evolve in particolare prende grande spunto a partire dalla fine delle grandi battaglie, quando i samurai cominciano a girare in vestiti normali. L'esigenza di estrarre rapidamente poteva essere molto più importante rispetto a quelle che erano le tecniche di battaglia. Quindi qua c'è ad esempio nell'ambito del Katori Shinto-ryu il dibattito se lo Yai si sia evoluto veramente alla data della fondazione, che per il Katori Shinto-ryu è 1447 presso il tempio di Katori, nella prefettura di Chiba, piccolo tempio bellino perso nel nulla, nelle risaie. Per arrivarci ci si mette un'infinità di tempo tra l'altro, o anche dai periodi la fondazione è datata nel 1084 addirittura. Ecco, queste scuole ovviamente non è vero che sono rimaste sin dall'inizio così, noi non abbiamo la macchina del tempo, ecco l'importanza del lavoro col cacciavite per capire. È presumibile che lo sviluppo dello Yai è un'ipotesi, si sia installato proprio quando il Katori ha dovuto adattarsi. Sicuramente le pratiche, come avete visto, dei kata, coppie dei kumitachi era pensata per l'armatura, avete visto perché, e anche si continuava anche con i vestiti normali a tagliare normalmente, ma invece nello Yai si pensa a una pratica senza armatura. Quello che avete visto nella svolta del Sensei, ad esempio il primo kata in ginocchio dello Yai Roshi, che è Kusanagi. Kusanagi, falciare l'erba. La spada imperiale, uno dei tre tesori che definisce lo status dell'imperatore, si chiama Kusanagi. Perché proprio secondo una leggenda l'eroe Yamato Takeru salvò la propria vita facendo praticamente il falciaerba in un campo che era stato incendiato dai suoi nemici. E da questo nasce il termine. Kusanagi vuol dire falciaerba ed è un taglio dove, ovviamente, basso all'altezza delle caviglie. Molto spesso, dice il maestro Garen, si vede scuole che fanno un taglio molto alto. Però bisognerebbe ricordarsi che era l'importanza dei nomi giapponesi, Kusanagi, o l'erba è tanto alta, normalmente se io taglio l'erba è un taglio basso ed è all'altezza bassa. Ehi! Io! Ah! Ehi! Io! Ah! Questo è il primo invece kata di una forma e come vedete, a differenza della pratica a coppie si fa sempre da soli, si immagina quello che sta succedendo. In questo caso Yuki-ai di Akunuki no Tachi blocco un avversario che sta per attaccarmi e poi portare il colpo successivamente al momento opportuno. Ehi! Io! Ehi! Ah! Ehi! Io! Ehi! Ah!
quarto kata, che ha comunque notaci, come potete vedere, adesso il sensei probabilmente spiega il motivo. Come abbiamo visto, un'arma giapponese non era solo utilizzabile sulla lama. Come abbiamo visto per la naginata, il combattimento era molto più fluido. Quello che avete visto a mani nude è né più né meno la parte del combattimento che si faceva in battaglia nella mischia, quando la distanza impediva l'utilizzo di altre armi o la situazione impediva di poter fare qualcosa. Avevo magari perso l'arma, era rimasta nel corpo di qualcuno e dovevo poter agire. Come vedete, il combattimento non era a compartimenti stagni come si vuole credere, era molto più ampio. Ora, questo un tempo viene chiamato Sogo Budo, ossia la conoscenza completa del Budo. Oggi molti chiamano Sogo Budo delle discipline create ad arte, un miscuglio di diverse discipline, quanto di più opposto a quello che era tradizionalmente Sogo Budo. Era quella sapienza dovuta allo studio di diverse branche dell'arte marziale, certe volte anche diversi stili, magari della stessa disciplina, che portavano il samurai a esprimersi istintivamente poi, prendendo istintivamente quello di cui aveva bisogno, senza pensare. Veniva fuori una cosa o l'altra, e se era naturale, istintiva, fluida, era efficace. Che come ricorda sempre per il sensei, ed era un dogma per i suoi maestri, non bisogna mai dimenticare che nel Budo, nel Bugei, conta efficacia e realtà. Perché questo era il dogma di un samurai. Bene, sì. Allora, grazie. Venga ascoltata dai due segonisti. Mettiamo ascolto. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa tu? Intanto volevo ringraziare ovviamente tutta l'organizzazione, naturalmente, e i maestri che sono stati così precisi nelle loro relazioni e così avvincenti. Quindi vedo che insomma 2 ore di relazione, nessuno ha battuto ciglio, quindi ottimo, grazie. Volevo anch'io ringraziare tutti, perché questa organizzazione, ringraziare voi che siete qua, ringraziare chi ha permesso che questa cosa fosse possibile. Dietro a questa giornata c'è un po' di lavoro, ci sono incontri, ci sono viaggi, c'è qualcuno che viene dalla Svizzera, qualcuno che viene da Verona. E Chi ha portato le armature. c'è qualcuno che magari oggi era di riposo ed invece è qua, ok, quindi penso che quello che ci muove tutti, la dottoressa Bosco, la direttrice del museo, noi pazzi che facciamo quest'arte marziale, sia la passione per la divulgazione di questa conoscenza e per la preservazione. Noi siamo una realtà viva, la vedete, la nostra scuola di armi c'è a Venezia, c'è a Verona, noi lasceremo qui dei volantini se qualcuno è interessato a conoscerci un po' più da vicino. E niente, c'è a Ferrara, c'è a Siena, in Italia ci sono molte realtà, quindi se qualcuno è interessato a conoscerci, vi diamo questa possibilità, noi siamo lieti di lavorare ancora. Bene, grazie a voi che siete stati qua.